Molto spesso si dice l'intelligenza artificiale ruba del lavoro. Noi abbiamo bisogno di supporto al lavoro, abbiamo bisogno di un'integrazione di sistemi affinché il paziente sia guidato in questo ambulatorio diffuso, sia guidato dalla prenotazione. Abbiamo integrato anche sistemi di risposta automatica e di intelligenza artificiale che ci hanno permesso di raddoppiare le prenotazioni comunque giornaliere. Cosa hai bisogno, qual è il tuo problema, questo è il tuo problema, il tuo medico curante cosa dice questo, hai bisogno di un linfologo a Basilea, troviamo un contatto in telemedicina, hai bisogno per un problema di sclerosi multipla in gravidanza, conne troviamo il modo che il nostro direttore sanitario parli con chi guarda e dia la possibilità di avere una connessione qui. Non tutti possono andare a Milano tutti i giorni o andare anche in un altre strutture. Padre Pio ha una struttura bellissima con delle eccellenze, che magari può essere d'aiuto anche a qualcuno di questo quartiere. Cer Basta che ci sia quella persona che possa mettere insieme le cose. e mettere esatto, insieme le cose in fila. Ciao, benvenuti in questa nuova puntata di Leaders, il podcast dei poliambulatori. Oggi siamo ai Centri Medici Tiziano insieme alla dottoressa Elena Bassetto e parliamo di questa realtà romana che esiste da tanti anni, ma adesso, ce lo facciamo raccontare direttamente dalla dottoressa. Adesso la aggiungo, ecco così, la vediamo. Ciao, piacere, buona Piacere, giornata. buona giornata. Noi ci conosciamo già da un po' di anni, grazie per questa disponibilità, per questa intervista. Niente, io la struttura un po' la conosco, però, mi è sempre sembrato molto interessante anche come visione in prospettiva. Quindi volevo approfittare, insomma, di questo tempo insieme per chiederti di raccontare un po' prima cosa sono i centri Tiziano, quando sono nati, un po' la loro storia, poi pensiamo un po' e parliamo un po' del futuro. Va bene. Se in 2 parole devo dire del centro medico Tiziano, il centro medico Tiziano è un poliambulatorio di famiglia. È di quartiere, è un'attività storica che ha 46 anni, nata nel 1980 da 2 medici, la dottoressa Tucci e il dottor Maggiolini, che hanno iniziato con il loro ambulatorio di oculista e di ginecologo. Hanno acquisito poi il Tiziano Consultore Familiare con il sistema sanitario, le analisi e la radiologia, poi è arrivato il Tiziano Service con tutte le specialistiche, le ecografie, le migliori tecnologie e tutti i loro amici professionisti che potevano dare delle prestazioni private inizialmente solo private e poi anche convenzionate. Si è aggiunta nel 2002 l'odontoiatria, che poi si è perfezionata nel 2004 con odontoiatria bambini, adulti, parodonto, la fisioterapia nel 2016. La sanità è un aspetto di famiglia, è una loro cultura, al di là dell'essere professionisti sanitari, si sono occupati da sempre di organizzazione e di miglioramento della qualità. È un ambulatorio diffuso, abbiamo un CUP centrale dove siamo qui, 4 sedi distaccate sempre a 20 metri da questo CUP che è centralizzato. A breve arriverà anche la quinta che è la cardiologia pediatrica. Abbiamo analisi, radiologia, mammografie, senologia, fisioterapia, tante Un po' tutto diciamo, proprio come centro di quartiere con un po' tutta la sanità. Diciamo che io vi ho conosciuto anche come centro con tante convenzioni, ben organizzato e strutturato e connesso un po' con le varie entità, no, tante cose. convenzioni eccetera. Quindi raccontaci un attimo di quali sono stati un po' i passaggi, i momenti chiave, della storia dei centri Tiziano. Allora, il fondatore già nel '72 costituì il primo poliambulatorio polispecialistico, perché potevano i medici lavorare in studi professionali, ma mettere insieme varie specialità nel '70 non era così automatico. Innovatore, visionario, già nel '72 cominciò a mettere insieme appunto l'urologia, la ginecologia e l'oculistica. Poi qualche anno dopo, divenne la prima sede poliambulatoria
Tanicard, quindi Fondiaria, Reale Muti, la, Blue Assistance, poi QAS. È cresciuto di specialità e man mano ha offerto alla sanità convenzionata, l'odontoiatria, la fisioterapia, con un nomenclatore equilibrato. Erano comunque entrambi i proprietari molto attenti. Da loro 3 figli, 3 figli che si occupano tutti i giorni dei Tiziani. È una proprietà molto presente, sia sanitariamente che organizzativamente, e sul lato fondi ha voluto costruire un ufficio convenzioni che fosse vicino alle esigenze del paziente, che molto spesso non sa di avere una convenzione, neanche la possibilità in forma diretta o indiretta. Abbiamo numeri a 2 cifre per le nostre, convenzioni, e siamo, che so, il 10 di un fondo, il 12 di un altro, perché c'è una nuova realtà, a noi interessa. Ne abbiamo addirittura costituito uno a un certo punto, perché comunque crediamo in una forma di assistenza sanitaria alternativa al sistema sanitario, ma che sia performante. Certo, assolutamente. Fra l'altro un'altra cosa che mi ha sempre colpito un po' vostra è proprio questa anche essere dentro la tecnologia e lavorare sull'integrazione dei sistemi. Ad esempio, si vede dietro di te quel monitor, è un'applicazione che avete creato voi integrando vari sistemi tra di loro, quindi diciamo proprio con lo spirito di avere una sanità completa e integrata, però è tecnologica, integrando tutte le informazioni. Molto spesso si dice: "L'intelligenza artificiale ruba del lavoro". Noi abbiamo bisogno di supporto al lavoro, forse magari anche di una porta che si apre con meno rumore, scusatemi, ma al di là di questo abbiamo bisogno di un'integrazione di sistemi affinché il paziente sia guidato in questo ambulatorio diffuso, sia guidato dalla prenotazione. Abbiamo integrato anche sistemi di risposta automatica e di intelligenza artificiale che ci hanno permesso di raddoppiare le prenotazioni comunque giornaliere. Stiamo prenotando circa 300 prenotazioni al giorno. 3 anni fa ne erano la metà. Questo è permesso dal fatto che comunque un supporto informatico ti permette di registrare le esigenze di più pazienti, il fabbisogno di più pazienti, e di rispondere in un quarto d'ora, 20 minuti, splittando, le diverse performance a diversi operatori. Chi sa meglio rispondere a una pratica di laboratorio o a un preventivo, e quindi più facile. L'integrazione è molto importante, stiamo attivando la domotica, il riconoscimento, sei nel posto giusto, metti il codice fiscale, ti dico se sei dal medico giusto, nella sala d'attesa giusta, utilizzare strumenti che cominceremo a ad avere a portata di mano, ma anche a servizio. Ciononostante mi piacerebbe moltissimo, come dico sempre, tornare al vecchio medico di famiglia. A volte metto il camice e rispondo alle richieste dei pazienti. Il mio ideale è avere tagli di superfluo per poter dedicare una figura che sia vicina a rispondere al paziente, una figura che c'è, che ti risponde, non che devi prenotare per chiedermi una cosa. Magari hai solo bisogno di essere tranquillizzato su un'analisi. Il mio direttore tecnico c'è tutte le mattine per questo, perché il Tiziano vuole essere vicino alle persone. Questo non lo ce lo possiamo dimenticare. Sì, questo è un progetto, è una visione molto, come dire, che, va a ripescare dal passato, ma molto moderna e innovativa, e secondo me in una struttura di quartiere, come un po' tu ti hai presentato il centro Tiziano all'inizio, penso che sia proprio perfetto come visione, no, proprio per dare anche un Certo. servizio Mi auguro di arrivarci all'utenza. prestissimo. Abbiamo comunque dei medici internisti che lo fanno, abbiamo situazioni dove comunque, lavorando in multidisciplinarietà, il cardiologo giusto venerdì scorso ha trovato un problema ad un paziente che era di un medico dell'altro ambulatorio, e si sono sentiti chiamati e rivalutati. Multidisciplinarietà, un pensiero di prevenzione, l'attenzione alla geriatria che è il nostro futuro, la silver economy, comunque essere pronti ad un'età sempre più avanzata, con una struttura fisica che ha delle necessità e una mente che viaggia. E Cer queste 2 cose dovranno essere messe comunque in sintonia. chiaro. Tutto questo significa andare a domicilio laddove serve, creare percorsi performanti non solo di prevenzione, ma anche
di, resa dell'attività intellettiva, fisica in senso preventivo. Ti ringrazio, ti volevo chiedere, per ultima cosa se, volevamo un po' rivedere un secondo quali sono un po' tutto l'arco generale delle attività dei centri Tiziano, perché c'è, la fisioterapia, l'odontoiatria, la specialistica, ma anche i prelievi, eccetera, eccetera, no, c'è anche un discorso di LIS, Certo. Allora noi abbiamo, col sistema sanitario, i sia i prelievi, quindi le analisi cliniche, anche genetiche, la radiologia tradizionale, tutta la parte senologica, stiamo lavorando con le ASL per l'abbattimento delle liste d'attesa per le mammografie e anche, la gestione dell'urgenza in alcune altre parti. Stiamo lavorando, con la cardiologia, abbiamo una cardiologia da poco nel gruppo, sempre del sistema sanitario, che fa anche cardiologia pediatrica. Abbiamo l'odontoiatria, adulti, bambini, con una parte di ortodonzia. Il nostro motto è in verità curare e non chirurgicamente impiantare nuovi denti. Abbiamo il nostro uno dei 3 fratelli maggiorini che è il direttore sanitario odontoiatrico ed è un parodontologo, quindi lui cura denti. La fisioterapia, stiamo facendo nuovi progetti sia di fisioterapia respiratoria, pensando alla longevità e a quanto il respiro possa aiutare, ma medicina del sonno, medicina estetica, medicina dello sport, medicina del lavoro, gastroenterologia, endocrinologia. Abbiamo appena acquistato settimana scorsa 2 nuovi ecografi all'avanguardia, uno per la visione in 3D della parte comunque ginecologica. Stiamo lavorando sulle onde d'urto non focali con la manomedica, i fisiatri, gli ortopedici. Riallacciandomi a quello che c'era prima, perdiamo un po' di personalizzazione in alcuni parti dei processi con una prenotazione automatica o con altre cose, vorremmo ritagliarci del tempo invece per seguire quello che ha bisogno il paziente. E il paziente da noi chiama, c'è una Gaia che risponde, è virtuale, però noi richiamiamo tutti, 230, 280 persone al giorno, che non saremmo mai riusciti a rispondere al telefono a 280 chiamate neanche con 3 persone che risolvono problemi. Quindi prendiamo in nota e i ritagli di questo tempo vorrei proprio dedicarli a un counseling sanitario. Cosa hai bisogno? Qual è il tuo problema? Questo è il tuo problema, il tuo medico curante cosa dice questo, hai bisogno di un linfologo a Basilea, troviamo un contatto in telemedicina, hai bisogno per un problema di sclerosi multipla in gravidanza, conne troviamo il modo che il nostro direttore sanitario parli con Niguarda e dia la possibilità di avere una connessione qui. Non tutti possono andare a Milano tutti i giorni o andare anche in un altre strutture. Padre Pio ha una struttura bellissima con delle eccellenze, che magari può essere d'aiuto anche a qualcuno di questo quartiere. cer Basta che ci sia quella persona che possa mettere insieme le cose. e mettere esatto, insieme le cose in fila. Bene, grazie mille, è stato molto interessante per me come ogni volta, anche spunto per pensare e immaginare dei futuri diversi e secondo me, sono sempre ispiranti gli incontri con te. Grazie ancora Grazie. e ci vediamo alle prossime puntate del podcast, dei Centri Medici. Ciao, alla Vi auguro buona salute e buona vita.